Miei cari nostalgici, oggi parliamo dei Pokémon. Mi ricordo nel lontano 2000, quando è iniziato l'anime dei Pokémon in TV, che io mi sono appassionata subito. E un po' come tutti, ho iniziato a collezionare le carte, le figurine e giocare col Game Boy. Ricordo che quando guardavo il Pokémon, lì seduto per terra a 10 cm dalla TV, ammiravo soprattutto il rapporto di amicizia che c'era tra Ash e Pikachu, il loro legame chiaramente molto profondo. Quindi oggi voglio parlare proprio di questo, di come si crea un buon legame. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui parleremo sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Per me, alla base di una buona relazione sta un buon feeling. Diciamocelo, non è che ci troviamo bene con tutti e a volte capita di sentire quel legame speciale con una persona. Ad esempio, un giorno ti siedi su un treno, inizi a chiacchierare con uno sconosciuto e ti accorgi di aver avuto un'ottima prima impressione. Ti accorgi che con lui ti trovi proprio bene. Iniziate a parlare, a chiacchierare, a parlare della vostra vita privata, vi scambiate consigli e parlate di progetti futuri. Ecco, pensiamo ad Ash e Pikachu e pensiamo a Pokémon Giallo. Tra Ash e Pikachu non è proprio stato amore a prima vista. Anzi, quando Hawk te lo consegna, Pikachu non è affatto felice di essere lì con te, non vuole rientrare nella ball, non vuole ascoltarti, non vuole obbdirti e quando cerchi di parlarci non ti nasconde di non essere affatto felice lì con te. Diciamo che nella vita adulta, rispetto al fare amicizia con un perfetto sconosciuto su un treno, è molto più probabile che tu ti ritrovi a dover legare o comunque dover convivere con persone che non hai esattamente scelto, ad esempio con colleghi di lavoro, familiari, il fidanzato della tua migliore amica e cose del genere. Persone che magari a primo impatto non ti piacciono un granché, ma per un motivo o per l'altro sei costretto a condividere il tempo con loro. E quindi vediamo come hanno fatto Ash e Pikachu, che, costretti a condividere il tempo insieme, forzatamente, hanno imparato a collaborare, hanno deciso che era più proficuo imparare a conoscersi e volersi bene. Insomma, il feeling non è proprio una cosa che decidiamo, è una cosa istintiva. La prima impressione si forma nei primi 13 millisecondi che abbiamo a che fare con una persona. Non è proprio un granché. Però noi non siamo persone superficiali e possiamo superare quella prima impressione e scendere un po' più a fondo. Quindi, per riuscire a costruire un buon feeling bisogna conoscere l'altra persona. Prima di tutto, impara ad ascoltare. Impara ad ascoltare cosa sta dicendo l'altra persona invece che concentrarti su cosa risponderai tu. Attivati per sentire quello che dice, sentire le emozioni legate a quello che dice. Fai delle domande, cerca di approfondire, capisci quali sono i suoi valori, i suoi progetti, i suoi ideali, le sue aspettative verso il futuro. Insomma, dedica davvero del tempo per conoscere chi hai davanti e avrai fatto il primo passo per costruire un'ottima relazione. E nel frattempo avrai anche allenato un po' della tua empatia. E ora parliamo di esperienze. Il legame tra Ash e Pikachu e il livello di felicità dei Pokémon aumenta col passare del tempo. Più tempo trascorri con loro e più loro saranno felici con te. E non solo il tempo, ma soprattutto le esperienze che condividi con un'altra persona aiutano a fortificare il tuo rapporto. Questo perché affrontando le situazioni insieme a qualcun altro ti renderai conto di come quel qualcun altro affronta quella tua stessa situazione. Capirai se le decisioni che prende sono simili alle tue oppure completamente diverse. Ciao Petro! Oppure completamente diverse. Avrai la possibilità di conoscere meglio una persona semplicemente osservandola o anche vedendo come si comporta nei tuoi confronti in una specifica situazione. Nei Pokémon, ogni volta che affronti una battaglia con il tuo Pikachu, il vostro legame si rafforza. Questo perché avete affrontato una difficoltà insieme. Quando qualcuno ti sta vicino in un momento difficile o tu stai vicino a qualcuno in un momento difficile, si crea un forte legame. Bene, e ora una piccola parentesi sull'approccio. Noi tutti, chi più, chi meno, abbiamo un costante bisogno di approvazione. Ci sentiamo bene quando capiamo che l'altra persona è dalla nostra parte, che ci capisce, che ci dà ragione. Quindi dai attenzione all'altro, trasmetti sensazioni positive, ringrazia, fai complimenti sinceri senza aspettarti nulla in cambio. Sii
sincero e sii anche ricettivo nei confronti dei bisogni dell'altra persona. Questo renderà anche l'altra persona più empatica nei tuoi confronti e anche più ricettiva rispetto ai tuoi bisogni. Percepirà che c'è un interesse sincero e genuino da parte tua e questo vi aiuterà ad avvicinarvi ancora di più. Bene, e adesso, una volta superato il gap della prima impressione e vissute un po' di esperienze insieme, ti sarai sicuramente reso conto che hai delle cose in comune con l'altra persona. Hai mai pensato che alcune cose che normalmente fai da solo potrebbero essere meglio se fatte insieme a qualcuno? Ad esempio, se generalmente vai in palestra, vai a fare una passeggiata e cose del genere, potresti trovarti bene con quella persona che apprezza quelle stesse cose? Ecco insomma, quindi scopri che cosa hai in comune con quell'altra persona e condividi le cose che vi uniscono. Come ho fatto l'esempio dello sport, per esempio, o magari anche scoprite di avere entrambi la passione del cinema. Andate al cinema insieme, o l'alcol, ubriacatevi insieme. No, vabbè, questa forse la taglio. Comunque, abbiamo capito il concetto. Condividi le cose che hai in comune con l'altra persona. O addirittura potreste coltivare un obiettivo in comune. Per esempio nei Pokémon tu non affronti i combattimenti da solo, li affronti con la tua squadra. E ciò che unisce te e la tua squadra è l'obiettivo comune di voler andare alla Lega e sconfiggerla. Questo obiettivo comune vi fa combattere insieme per rafforzarvi tutti insieme e poter affrontare quella meta. Quindi, oltre che rendervi più forti individualmente, vi rende anche più forti come squadra. Quando scegli di condividere un obiettivo con qualcun altro, hai un po' l'obbligo morale di riuscire a raggiungerlo, proprio perché, oltre al voler raggiungere l'obiettivo in sé, non vuoi deludere l'altra persona. E il vantaggio di non essere soli è che quando tu sarai demotivato potrai contare sulla forza del tuo compagno e la stessa cosa il tuo compagno. Quindi trovare degli obiettivi comuni e decidere di raggiungerli insieme e aiutarsi a vicenda per farlo vi renderà compagni inseparabili. Quindi, ricapitolando, si parte dal costruire un buon feeling, dall'ascolto verso l'altra persona, dal conoscerla. Poi si passa alle esperienze, vivere delle esperienze insieme per approfondire quel legame. Poi si inserisce un po' di positività nelle relazioni, che quella non fa mai male. E infine, se si arriva fino a quel punto, aggiungere degli obiettivi comuni vi porterà su tutt'altro livello. Bene, io per oggi mi fermo qui. Spero di averti dato qualche consiglio utile. Se il video ti è piaciuto, ricordati di mettere un mi piace, condividerlo, attivare le notifiche cliccando sulla campanellina per non perderti nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.